Sono Tiziano Guardini, sono uno stilista e il cuore del mio brand è il rispetto della vita su questo pianeta. Come ho iniziato il mio lavoro? È iniziato con un sentimento, cioè nel senso che per me era impossibile non ascoltare il fatto che abbiamo una profonda connessione con la natura. Allora perché non produciamo, non viviamo in armonia con questa natura? Sento che abbiamo costruito delle città di asfalto che ci hanno allontanato un po' da quella connessione e quindi quando è iniziato questo progetto, che è nel 2011, ho iniziato a creare degli abiti scultura in cui legavo la tradizione dell'alta moda a materiali proprio naturali. Quindi ho creato una pelliccia di aghi di pino o vestiti fatti con i petali delle pigne che venivano ricamati proprio uno ad uno, creando questa visione di questa donna che era vestita dalla natura, cioè questo abito che poi è stato esposto alle Nazioni Unite che è fatto con le radici di liquirizia ed è proprio creato graficamente con un vortice che parte dalla terra, dalla base e veste la figura. Se il progetto iniziale appunto era su dare una visione di quella che era una possibilità, capisco che è difficile pensare di poter andare a fare la spesa con una pelliccia di aghi di pino o con un vestito fatto con radici di liquirizia. Non era attraente da poter essere, diciamo, indossata o scelta all'interno di un negozio. Per me era importante invece che questa cosa invece ci fosse, nel senso che comunque fosse cool, divertente e in più con una visione innovativa, cioè la sostenibilità deve essere un valore aggiunto, non qualcosa che toglie. Però poi come renderlo in un momento in cui la sostenibilità aveva questa visione, quindi anche dietro di me, quindi in una filiera produttiva non c'era un investimento vero e proprio, perché siamo tutti connessi e quindi c'è bisogno di una cooperazione. E questo è iniziato facendo ricerca e lavorando con le aziende stesse affinché questa visione fosse concreta, in un momento appunto che la sostenibilità non era così cool. Adesso se ne sente tanto parlare, si stanno facendo degli investimenti, alcune volte solo per comunicazione, altre volte perché si sentono profondamente, però diciamo l'importante è che ci siano e che siano veri. Nell'osservazione della natura stessa, che non ha il concetto di scarto, ma noi l'abbiamo introdotto, e quindi anche nella scelta dei materiali, perché non usare qualcosa che è stato già prodotto? Per dire, uso un nylon che viene dal recupero delle reti da pesca e quindi non usare un nylon vergine, ma appunto un nylon rigenerato. Un altro lavoro che secondo me è stato molto importante fino adesso nel mio percorso è stato il lavoro con tessuti storici, tra cui il lavoro è stato con la tessitura Bevilacqua. La tessitura Bevilacqua è una tessitura storica di fine 1500 in cui i loro disegni raccontano veramente una grande storia di Venezia. E questo lavoro con i tessuti di Bevilacqua, con questi velluti, è stato un sogno che ho un po' espresso dal cuore, e poi è arrivata l'occasione di poterci lavorare. Quindi abbiamo lavorato con i loro tessuti d'archivio
ritrasformandoli in vestiti contemporanei. Questa è poi la cosa divertente, mantenendo però se vuoi un rispetto, ma nella esaltazione di quello che è quella preziosità di quei tessuti. Ci sono sono ancora presenti delle lavorazioni a telaio, quindi ancora manuali, con questi telai che solo per settarli ci vogliono anche 6 mesi. Sono tessuti di una preziosità e di un valore incredibile, quindi lavorare con la storia e portarla al presente e farla vivere è bellissimo. Nelle ultime collezioni ho proprio voluto introdurre questa visione della moda che è arte. Se pensiamo è l'unico design che perde così rapidamente valore, perché da una stagione all'altra è qualcosa di vecchio, perché invece altri mondi, altri design, che possano essere dall'arredamento all'arte, invece acquista valore sempre. Invece la moda no. Con questo progetto ho voluto racchiudere tutto quello che invece per me è la moda. Sulla sostenibilità, perché sono tessuti diciamo fine produzione, sono dead stock. Questi tipi di lana è una lana rigenerata, recuperando qualcosa che è stato già prodotto, quindi farlo entrare in un processo circolare. Una parte invece sono dei tessuti d'archivio, dei bottoni vintage, e in più questi sono dei pezzi unici, sono comunque delle edizioni limitate, quindi ci sarà proprio un certificato di autenticità, come l'arte, come i quadri, in cui ne garantisce che sia autentico, che non sia riproducibile. In questa versione, con questi tessuti, è un'illustrazione fatta con un artista che è Luigi Ciuffreda, in cui abbiamo voluto raccontare il ritorno alla natura. Questi sono capi assolutamente genderless, gender fluid, quello che adesso comunque entra in una libertà di poter indossare quello che comunque abbiamo, che ci piace. E anche in questo caso, per la stessa abbottonatura, al di là della forma che appunto è genderless, anche l'abbottonatura è in base al disegno, quindi dov'è meglio metterla. Voglio promuovere una libertà. Anche nella collezione prossima, diciamo, quasi tutte le abbottonature saranno maschili, perché mi piaceva di più che avesse quella forma. Questa lana viene da un processo di rigenerazione e più precisamente è presa da questa azienda che si chiama Manteco, che è nel distretto di Prato. Il distretto di Prato è molto famoso nel mondo perché ha sviluppato questo recupero della lana e oltre a un recupero, alla creazione poi di filo e poi di tessuti che provengano da un processo di rigenerazione.